Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e oggi vi presento il Lautier ES18. This is future music. È davvero molto difficile non confrontare questo monopattino con il Boyuda Beast che abbiamo visto in questo video, perché le specifiche sono molto simili, ma questo monopattino, l'ES18, è completamente differente dal Boyuda Beast, non solamente tecnicamente, ma è differente proprio per quanto riguarda l'uso, perché questo monopattino lo raccomando solamente quasi esclusivamente per fuoristrada. Può andare tranquillamente in strada, però adesso, come vedremo nella recensione, vi dirò delle motivazioni per il quale io preferisco al 100% sicuramente per strada e fuoristrada il Boyuda rispetto a questo. Non solo, mentre il Boyuda Beast sì, è una bestia, abbiamo visto che trascina addirittura una macchina in salita, però comunque mi sento di consigliarlo anche a un pilota inesperto. Invece questo lo consiglio solamente a un pilota esperto. Perché questo? Perché sì, questo tipo di forcella ammortizza tantissimo fuoristrada ed è molto robusto, però se l'albero motore non è sullo stesso asse del manubrio, come in questo caso avanza di 2 o 3 centimetri in avanti, la ruota davanti, specialmente ad altissime velocità, tende a sbacchettare. In questo caso qua questo monopattino tende leggermente a sbacchettare, non è come il monopattino che abbiamo visto qua che l'ho sconsigliato completamente, no, questo è molto stabile, però sopra i 50 all'ora. Se vi appoggiate, quindi per inesperienza del pilota o insicurezza del pilota, ma giusto anche perché a 85 km all'ora un tocco nella direzione sbagliata corrisponde a una reazione più di quella che vi aspettate da parte della ruota anteriore, il che risulterebbe in uno sbacchettamento, ok? Questo sbacchettamento sparisce completamente quando diciamo non vi appoggiate più sul manubrio, ma lasciate il monopattino scorrere. Il manubrio serve veramente a poco e un monopattino va pilotato con i piedi. Bene, ma come si comporta fuori strada? È fantastico, è veramente fantastico, specialmente con queste forcelle, con gli ammortizzatori che non sono degli ammortizzatori idraulici, quindi non hanno bisogno di tanta manutenzione, anzi direi non hanno bisogno di alcuna manutenzione. Il fatto che, a differenza degli ammortizzatori idraulici, hanno un bel rimbalzo, questo aiuta tantissimo a far saltare il monopattino di più se lo volete usare fuori strada. Una cosa da dire però a proposito della forcella anteriore è che a seconda del vostro peso dovete regolare la lunghezza dell'ammortizzatore davanti, perché regolandolo bene a seconda del vostro peso quando ci salite sopra, questa cosa qui dello sbacchettamento può diminuire, perché se allungate l'ammortizzatore la forcella arretra leggermente indietro e quindi potrebbe anche corrispondere esattamente all'asse del manubrio, e questo migliorerà tantissimo la performance in alte velocità. Per quanto riguarda le basse velocità, 50 km all'ora in meno e fuori strada, non ci sono assolutamente problemi. Per quanto riguarda la potenza del motore, ne abbiamo parlato nel video di unboxing che potete vedere qua, e abbiamo parlato anche di altre differenze eccetera eccetera. Il Boyuda Beast ha una leggera accelerazione in più e non solo, anche una forza in salita
in più. Per quanto riguarda i motori abbiamo il doppio motore, ognuno da 2800 watt, esattamente, di assorbimento elettrico ovviamente, esattamente come il Boyuda Beast, quindi in totale sono 5600 watt di assorbimento. Qui abbiamo invece una batteria leggermente più grande che è da 31,2 Ah, 16 celle in serie, quindi 59,2 volt. La domanda che fanno in tanti, visto che raccomando sempre che la capacità della batteria in watt deve almeno corrispondere all'assorbimento massimo dei motori, qui abbiamo un assorbimento massimo molto maggiore rispetto alla capacità della batteria. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se utilizzate il monopattino sempre col doppio motore, oltre alla durata minore della batteria in autonomia, perché questo monopattino riesce a fare circa 80-100 km se utilizziamo un solo motore, se utilizziamo i due motori riesce a durare addirittura solamente 50-60 km. Questo non fa tanto bene alla batteria e consiglio di utilizzare il doppio motore solamente quando serve. Infatti nel video precedente avevo detto che i motori sono differenti come KV, infatti il comportamento è leggermente differente e questo monopattino è leggermente, veramente poco meno potente rispetto al Boyuda Beast in salita, come spinta in salita, come accelerazione. È molto dolce quando utilizziamo un solo motore, simile al Boyuda Beast. È molto stabile, le ruote si sentono che sono larghe. Allora come ti sembra? Molto figo e molto stabile. Ma quando utilizziamo i due motori diventa una vera bestia. Porca allora mia. come ti sembra così? Mamma mia, è troppo potente. Wow! Woo! Mamma mia, pazzesco. Hai mai guidato una cosa così? Neanche il mio scooter è così potente. Mamma mia. Per quanto riguarda i freni abbiamo due freni a disco idraulici sia davanti che dietro. Anche lì non posso non fare un confronto col Boyuda Beast. Infatti da una parte queste leve qua del freno mi piacciono tantissimo perché sono corte e quindi si può spingere con un dito l'acceleratore. Essendo poi dei freni idraulici basterebbero un dito o due dita per frenare molto bene. D'altra parte però questo tipo di leva del freno è molto problematico dal punto di vista della manutenzione, perché mentre sul Boyuda Beast avevamo delle leve del freno, un sistema di freni della Zoom, qua abbiamo un'altra marca, si chiama Daisland, qualcosa del genere, e se vogliamo rabboccare l'olio del freno, ogni tanto andrebbe fatto perché l'olio si consuma o potrebbe anche subire qualche perdita o potrebbero entrare delle bolle d'aria, mentre sullo Zoom abbiamo solamente una vite da svitare, poi con una siringa possiamo aggiungere l'olio. Qua è completamente differente, dobbiamo smontare completamente la leva del freno, smontare questa parte qua, aggiungere dell'olio all'interno della leva e poi rimettere tutto a posto, il che una volta fatto per la prima volta non è complicato, ma confrontandolo con la manutenzione del freno del Boyuda Beast è molto più semplice e molto più rapido e chiunque potrebbe farlo. Ok, non è detto che dobbiate farlo per forza, perché potrebbe durarvi 2 o 3 anni prima di dover rabboccare un po' l'olio o sistemarlo. Però vi dico che per esempio il mio è arrivato con il freno a sinistra, vedete che lo spingo fino in fondo e riesco a spingerlo, vuol dire che manca l'olio all'interno, devo aggiungerlo. Frena abbastanza bene, però comunque va aggiunto dell'olio. Perché è successo questo? Perché probabilmente durante il trasporto qualcosa all'interno della scatola ha tenuto la leva del freno spinta, quindi avrà perso un pochino d'olio e andrebbe rabboccato. Il clacson di questo monopattino è davvero molto alto e anche fastidioso, però io preferisco comunque un clacson che
si sente bene ed è fastidioso, che ti può salvare rispetto a un clacson basso che non spaventa la gente e non è divertente. Una cosa che mi piace tantissimo, che secondo me tutti i monopattini di questa classe dovrebbero avere, è la freccia. È veramente visibile. La cosa che mi piace di meno però è che una volta attivata la freccia non sentiamo nessun segnale acustico, quindi ce la si dimentica molto spesso, cosa che mi è piaciuta tantissimo nel Kugu M4 Pro. Potrebbe sembrare banale, in realtà non lo è, perché mentre si guida, specialmente se si guida un monopattino del genere, non bisogna guardare il manubrio per sapere se abbiamo attiva o disattiva la freccia. Sulla parte sinistra del manubrio abbiamo il bottone che si può utilizzare per accendere e spegnere le luci o fare la luce stroboscopica se lo si desidera. Comunque avete capito. Lo stesso bottone attiva e disattiva le luci a LED rosse dietro, e come potete notare le luci dello stop del freno sono indipendenti. Sotto lo switch della luce abbiamo lo switch per le frecce, e sotto abbiamo il clacson. Qui abbiamo il blocco di accensione e spegnimento della corrente elettrica tramite la chiave, e ne arrivano 2 di chiavi con il monopattino. Qui sopra invece abbiamo un display che non mostra l'ora, questa non è l'ora, ma il voltaggio della batteria. Il voltaggio della batteria indica il livello di carica, essendo 16 celle, 16 per 4,2 che è la carica massima di una cella agli ioni di litio, siamo a 67,2 che sarebbe il voltaggio a batteria carica al massimo. E se volete un consiglio per mantenere buona la batteria per lungo periodo, non scendete al di sotto di 3,5 volt per cella, ovvero 56 volt totali per 16 celle in serie a freddo, ovvero quando non state accelerando 3,5 ovvero 56 volt la batteria, ricaricatela, non scendete al di sotto. Una cosa che consiglio di fare subito appena vi arriva questo monopattino è di spostare all'interno il display multifunzione e spostare all'esterno questo reggibottoni per attivare e disattivare il doppio motore e per la modalità Eco Turbo. Perché questo? Perché quando il display multifunzione con la leva dell'acceleratore è spostata verso destra, vi blocca la via verso il freno e non è tanto sicuro. Così lo ritengo molto più sicuro e anche comodo. Per quanto riguarda il bottone Eco Turbo, una volta attivato il monopattino diminuisce la potenza dei motori, ma limita anche la velocità al massimo a 22-25 km/h a seconda del vostro peso, indipendentemente, abbiamo detto, del fatto che abbiate attivato il doppio motore o il singolo motore. Infatti, anche se sul display multifunzione abbiamo la terza modalità di velocità, come potete notare il motore non potrà superare i 25 km all'ora. Adesso scrive 26, però se ci salite sopra da 22 a 25 non li supera. Adesso tolgo il bottone Eco, quindi tolgo la limitazione del monopattino sia in potenza che in velocità. Siamo alla prima velocità, primo limite di velocità, e vedete che arriva a 30 km all'ora. Adesso passiamo alla seconda velocità e arriva a 52 km all'ora con nessuno sopra, ovviamente. Passiamo alla terza velocità e vedete che arriva a 80 km all'ora. Il display multifunzione è completamente configurabile e potete andare su sindromedashopping.com o potete anche cliccare qua per scaricare il manuale di istruzione del display multifunzione o anche i certificati di produzione, il certificato CE, eccetera eccetera, perché questo monopattino ha anche il certificato CE. Per quanto riguarda il freno a motore EBS di questo monopattino, arriva già impostato dalla fabbrica leggero, potete aumentarlo dal display multifunzione. Le ruote sono da 11 pollici e montano una gomma fuoristrada tube type, quindi ha la camera d'aria all'interno. La cosa positiva è che se dovessimo cambiare la camera d'aria all'interno è molto semplice, perché
la ruota è collegata al motore tramite queste viti, quindi basta svitare queste viti e si può dividere la parte esterna della ruota in due, e questo facilita tantissimo un'eventuale riparazione della gomma dopo una foratura. E quanto tempo ci vuole per ricaricare completamente la batteria da zero con il caricabatterie in dotazione che da 3 A? Beh, semplice, 31,2 diviso 3 sono circa 10-11 ore per ricaricare la batteria con un solo caricabatterie. Ma esattamente come il Boyuda Beast, qui abbiamo due connettori, quindi possiamo connettere due caricabatterie in parallelo, così da dimezzare il tempo di ricarica. Il monopattino arriva completamente montato, solo la parte superiore del manubrio arriva smontata, ovvero questa parte qua. A prima vista potrebbe sembrare tutto fisso, in realtà una volta svitata questa parte qua possiamo chiudere il manubrio e quindi risparmiare spazio. Il manubrio è di altezza regolabile, questa è l'altezza minore, che io l'ho tenuto così non solamente perché sono basso, ma perché tende a sbacchettare di meno, o io tendo ad appoggiarmi di meno sul manubrio quando è basso. Però vi faccio vedere quanto in alto può arrivare il manubrio. Questo è il secondo livello e questo è il terzo livello. Per quanto riguarda l'apertura e chiusura del monopattino è molto simile al Boyuda Beast ed è molto semplice e anche sicuro, e una volta che chiuso si può bloccare tranquillamente e sollevare. Ovviamente non lo sollevo adesso perché pesa circa 40 kg. Anche l'apertura è veramente semplice. Spero di avervi detto tutto quello che volete sapere su questo monopattino, ma se ho dimenticato qualcosa perché fa veramente freddo scrivetemi nello spazio commenti, vi rispondo appena possibile. Come al solito vi lascio link e coupon sconto nella descrizione del video, ma potete anche cliccare qua. Nel frattempo vi saluto e devo andare, mi scappa, ciao.